Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio 2024. Abbiamo la carta dell'imperatore. Amici del cancro, può essere un periodo, diciamo, focalizzato su quello che è una certa concretezza o da parte vostra o di quello che potrebbe essere una situazione con qualcuno. Diciamo che quando c'è l'imperatore può anche far riferimento a un padre. Vi ricordo che comunque queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare gli affetti di famiglia, gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io comunque, diciamo, vi dirò quello che è il movimento più importante dell'energia e poi via via andrò a farvi degli esempi, insomma, per aiutarvi a integrare la lettura con la vostra realtà. Sono comunque letture collettive, quindi ragazzi tenete presente che non risuona tutto e se invece non risuona proprio nulla potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi per completare il vostro messaggio ho pubblicato un video, è una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024, per le tarot pratiche del 2024. Insomma, date un'occhiata in descrizione perché insomma ci sono video che potrebbero interessarvi. Ricordarvi anche che fino a fine febbraio, ragazzi, c'è in promozione la lettura karmica, quindi se volete avere maggiori informazioni mi potete scrivere un'email. Ok, partiamo subito con un bellissimo 10 di denari, amici del cancro, quindi sento parecchia materialità, parecchia concretezza in questa lettura per adesso. Allora abbiamo poi anche il sole, la regina di spade, un 10 di bastoni, la carta della forza, abbiamo la stella e un 9 di bastoni. Dunque, come vi dicevo, è come se ci fosse un'unione familiare con questo 10 di pentacoli. Mi dice che si parte da un gruppo, da una certa solidità, da una certa stabilità, c'è come un risultato raggiunto, un compimento o un senso di completezza con questo 10 di pentacoli. Si passa poi anche al sole, il sole è una carta che parla di figli, di espansione, magari per qualcuno è proprio una lettura che fa riferimento al rapporto genitori-figli. Qui ci potrebbe essere qualcuno che si preoccupa oppure occupa un po' troppo magari dei figli, del loro futuro, insomma, senza ce l'ho questa cosa mentre guardo la regina di spade, come se volesse, diciamo, guidare un po' troppo in modo un po' troppo rigido, ecco, questo tipo di situazione. Se non fosse quello il vostro caso, perché magari non avete figli o perché non lo so, non è quello il vostro caso, vi dico che qui ci potrebbe essere un'amicizia veramente ad un altro livello, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo 10 di pentacoli, abbiamo il mondo, difatti un'altra carta di completamento, il raggiungimento di un risultato, per qualcuno potrebbe essere anche il pensionamento, un trasferimento, un qualche tipo di risultato raggiunto, sia nella vita privata ma anche magari a livello lavorativo. Potrebbe esserci una certa preoccupazione, come vi dicevo prima, o inerente a questo cambio, perché quando ci sono i 10 o comunque il mondo c'è la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo, oppure per qualcuno è un cambio, scusate, è una preoccupazione legata, potrebbe essere una distanza familiare,
magari qualcuno si deve spostare dalla famiglia, c'è quel saluto, diciamo. Il 10 di denari, ragazzi, fa anche riferimento a qualche celebrazione che magari a cui avete partecipato nella prima parte di febbraio. Potrebbe essere sia una cerimonia di tipo familiare, una cerimonia di laurea, per darvi qualche esempio, per farvi capire che cosa intendo. Potrebbe essere un qualche battesimo, qualche cena di addio, arrivando a questo proprio perché magari poi il figlio se ne va o cose di questo genere, insomma. Se, ripeto, se non avete il figlio, comunque qualche tipo di ritrovo che ho come la sensazione, se doveste essere o ritornati a casa, magari perché vivete lontani, insomma, c'è questo sole che mi dice che c'è un'amicizia qua che bolle in pentola. Adesso andiamo a vederlo perché potrebbe essere qualcuno che già conoscete e che rivedrete, potrebbe essere una nuova conoscenza che arriva e con la quale si instaura un bel rapporto di tipo genuino. Adesso andiamo a vedere. Allora abbiamo un 7 alla faccia del rapporto genuino, 7 di spade. Appeso e 9 di coppe. È come se qui ci fosse la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista con questa persona. Perché comunque c'è questo 7 di spade, ragazzi. Quindi qui qualcuno potrebbe, diciamo, fare un pochettino troppo il furbetto. Nonostante questo, se voi cercate, come vi consiglia l'appeso, di vedere le cose anche, diciamo, in prospettiva da un altro punto di vista, arriviamo a questo 9 di coppe, a quello che è la soddisfazione personale, la serenità, l'appagamento. Vi devo dire, la terza settimana di febbraio mi sembra molto positiva, comunque. C'è un po' questo 7 di spade, questo 9 di spade che stonano, però tutto sommato vedo riunioni familiari, vedo amicizie, vedo comunque festeggiamenti, vedo spostamenti. Guardate, in questo periodo c'è il carnevale in molti posti, quindi potrebbe avere a che vedere con anche quel tipo di festeggiamenti. Andiamo a vedere la regina di spade. Ok. 6 di pentacoli e 9 di bastoni, ragazzi. Allora, devo dirvi una cosa, ho l'idea che qui vi vogliono un pochettino mettere in guardia sull'essere troppo ingenui ed è per quello che c'è questa regina di spade. La regina di spade è una di quelle persone che fa letteralmente le liste pro, contro, cosa mi vibra e cosa non mi vibra e taglia quello che non serve più. È un po' come dire, bisogna cercare la determinazione di questa regina di spade per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista, a rendersi conto di quelle che potrebbero essere le bugie. Tenete presente che il sole parla anche di chiarezza mentale e in questo senso, se per caso voi non foste del filone dei figli, potrebbe essere proprio il ricercare una chiarezza mentale inerente a una relazione, una situazione familiare o una relazione in particolare. Situazione, relazione o gruppo familiare, diciamo così. Perché qui ho come l'idea che abbiate bisogno di rimettere in equilibrio certe cose. Le responsabilità, cioè che cosa è di vostra competenza, che cosa è di vostra responsabilità e che cosa invece e su che cosa tendete a preoccuparvi eccessivamente, dove magari appunto la responsabilità non è la vostra di crearvi quel tipo di preoccupazione. Andiamo a vedere il 10. Ok, abbiamo un 4 di bastoni, il 2 di spade, un 8 di spade, il 3 di bastoni, la forza nuovamente e un fante di coppe. Allora, ho di nuovo molto forte questa cosa dei figli, probabilmente qualcuno qui si sta prendendo troppe responsabilità, magari l'idea è anche buona, nel senso lo faccio per proteggerlo, però in realtà così non gli permettete o non le permettete di crescere, di fare le proprie esperienze, di fare i propri errori e quindi di imparare. Diciamo che voi vi sento un po' negativi a causa di questo 2 di spade, di questo 8 di spade e anche il 9 qua avete.
E quindi forse non avete, diciamo, le cose chiare per poter scegliere o per poter valutare in modo obiettivo per qualcun altro. Quindi, secondo me qui il consiglio, nel caso, sia una questione con i figli, è di, esserci, cioè di dare il vostro appoggio, ma di non risultare poi invadenti, di non spingere troppo in una certa direzione l'altra persona, perché non è comunque una vostra responsabilità la stabilità dell'altro. Questo anche se non avete figli, anche se è semplicemente una relazione con qualcun altro, con un amico potrebbe anche essere. Cioè è un po' come se vi steste preoccupando troppo per questa persona e invece avete bisogno di restituire le responsabilità al mittente. Nel senso che se per caso ci fosse qualche... io vi dico quello che sento e poi può risuonare con qualcuno e con qualcuno no. In certi casi ho la sensazione che se state vivendo una relazione di coppia, apparentemente sia tutto bello, però poi in realtà voi dentro non vi sentiate completamente appagati. E qui, con questo 10 di bastoni, vi dicono che cosa è colpa vostra o che cosa è colpa degli altri, che cosa è da imputare a voi, alle vostre mancanze, che cosa effettivamente è da imputare agli altri. Perché qui è come se ci fosse la necessità di fare una scelta, di pensare al futuro, togliersi un po' queste bende dagli occhi e togliersi anche un po' di ingenuità, perché qualcuno qui sta un po' peccando di ingenuità, non ho ancora capito bene dove, però sì che lo sento. Andiamo a vedere la carta della forza. E vi dico, con l'imperatore può essere tranquillamente un archetipo familiare, cioè un padre, quindi, ok? Stavo guardando se potrebbe anche vibrare come una stesa romantica sul lavoro, ma per ora non... no. Allora, per la forza abbiamo un 6 di spade, esattamente, esattamente. Perché? Perché qui c'è la necessità di togliersi certe idee dalla testa, il fatto che se siete madri o se siete padri, se siete genitori, il fatto che il genitore si debba occupare, non lo so, al 100% del figlio, per esempio, no? E invece no, qui vi dicono proprio la stabilità della persona la deve creare la persona. Perché se poi tendete a togliere troppo le castagne dal fuoco, il figlio o la figlia non riesce a fare le sue esperienze, i suoi errori, quindi i suoi scatti nella scuola di anima, diciamo così. Ancora una carta per la forza, per piacere, grazie. Ok, abbiamo un 7 di bastoni e un 10 di coppe. Mm. Allora, io qui sento una particolare rigidità mentale sul come devono andare le cose o sul come dovrebbero andare le cose, o magari anche su come voi vorreste andassero le cose. Però ecco, arriva ad un certo punto dove dovete proprio lasciare andare, dove dovete restituire le responsabilità al mittente, togliervi certe idee dalla testa, smettere di essere sempre voi quelli che lottate, che fate, che tirate il carretto, mi viene da dire. E sento che molte persone fanno tutto questo perché nella loro testa la credenza è più io mi sacrifico per la famiglia, più la famiglia è serena. Però in realtà è una credenza che non va tanto bene perché se io ho una mamma scarica di energia, come nutre la famiglia? La mamma si deve anche nutrire, amare, come vi posso dire, si deve prendere quei momenti, quegli spazi per sé. Non è sempre giusto che ci sia una sola persona che si sacrifica per gli altri all'interno di una famiglia, ma ci deve essere uno scambio equilibrato. Però qui ho anche la sensazione che è come se abbiate un po' paura a mettere certi paletti, a mettere certi limiti. Ecco, l'imperatore in questo caso, nel caso non abbiate figli, per esempio, e fosse una relazione con qualcun altro, il punto è trovare la vostra stabilità, le vostre regole, fondamentalmente, perché l'imperatore è qualcuno che fa le regole da sé, per sé. Andiamo a vedere la stella. Tre di pentacoli e morte.
Ripeto, è un distacco, una trasformazione del modo di pensare e di vedere le cose. Anche qui avete un 8 di spade, che è la carta dell'autoboicottaggio, l'autosabotaggio. Quindi è come se ci fosse qualche tipo di rigidità mentale in questa situazione o in questo gruppo familiare o in questa relazione che vi porta un po' a pensare negativo. È come se voi aveste uno standard, un ideale di relazione, di situazione di X e il fatto che la situazione non collimi vi fa un po' cadere nel baratro, mi verrebbe da dire, però in realtà il vostro modo di vedere le cose è condizionato da quello che avete imparato durante l'infanzia. Qui si tratta di lasciare andare, di semplicemente essere più flessibili, mi viene da dire, perché qui avete l'asticella troppo alta e anche voi stessi siete in una fase dove per certi versi non vi sentite all'altezza della relazione, della situazione, di questo, di quello che vi succederà nella seconda parte di febbraio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, per piacere, grazie. Asso di denari e 10 di denari. Ma che bello, perché iniziamo e finiamo con i 10 di denari. Quindi sento che sarà come una presa di consapevolezza, più che un reale movimento energetico, più che dirvi che succederà qualche cosa di, diciamo, molto molto importante. È come un aggiustamento, ragazzi. Vi dico, avete il 9 di bastoni qui e avete il 9 di bastoni qua, avete il 10 di pentacoli qui e il 10 di pentacoli qui. Qualcosa mi dice che sarebbe utile mettere dei limiti, ecco perché c'è la regina di spade, ma questi limiti non devono essere, diciamo, come vi posso dire, limitanti? No. Come vi posso spiegare? È come se per certe cose aveste il limite, l'asticella alta e per altre ce l'aveste troppo bassa. Qua si tratta di livellare, di riportare in equilibrio. Quello che di solito tollerate, iniziare a tollerarlo meno e quello che non tollerate, iniziare a tollerarlo di più. C'è come bisogno di riportare in equilibrio. Però ragazzi si termina molto bene, si termina con un nuovo inizio, si termina comunque con un'unione familiare, con qualche cosa che c'è anche la morte, quindi è una trasformazione di questa situazione, è una trasformazione delle regole, può essere le vostre regole mentali, le regole concrete. Andiamo a vedere ancora un oracolo, questi li ho scritti io e sono degli oracoli che diciamo mettono in luce quelle che possono essere le zone d'ombra su cui lavorare. Ce ne sono tre, credo, adesso li guardiamo. Allora, delusione, che è un po', diciamo, la conseguenza di avere l'asticella alta, è la conseguenza di crearsi delle aspettative, ok? Quindi solo quando ci sono delle aspettative si può rimanere delusi. Diversamente, quando uno fa le cose per il piacere di fare senza aspettarsi un risultato indietro, non può rimanere deluso perché non si aspetta niente. Poi abbiamo imprigionamento, eccolo qua, la mente, le idee, le credenze. Diciamo che molte persone non credono di essere abbastanza e questo le rende un po' vittime di se stesse. Ed è proprio solo una prigione mentale. Una volta che voi fate questo cambio, tagliate con i pensieri che non servono più, vedrete che anche questo cambierà. E poi abbiamo indifferenza. A cosa siete indifferenti? Mi verrebbe da chiedervi. Oppure, nel caso abbiate questa forte sensazione di questa asticella alta, diciamo, provate a vivere un po' l'indifferenza su quello che è il risultato che non rispecchia la realtà. Quindi vabbè, non ho avuto quella promozione, provare indifferenza, né rabbia, né allegria, né niente. Non vi deve suscitare emozioni. Questo è un ottimo esercizio, tra l'altro, per distaccarsi dall'ego, eh. Provare a vivere l'indifferenza, quindi diciamo un po' come staccarsi dalle emozioni, se vogliamo. Andiamo a vedere ancora una fatina. Fatemi sapere poi, ragazzi, nei commenti. Coerenza. Sì, è come siate coerenti.
Siate coerenti con voi stessi, perché tutto questo lavoro, normalmente chi giudica tanto gli altri ragazzi, chi è tanto perfezionista verso il mondo esterno, è anche tanto esigente verso il mondo interno, cioè verso se stesso. Quindi qui si tratta di abbassare l'asticella un pochettino in tutti i lati e invece imparare a difendervi in zone, magari familiari, collaborative, soprattutto quando vi chiedono i favori, se non vi sentite dite no, siate onesti, dite guarda non ho voglia, porta pazienza, non ti offendere, non ho voglia, insomma è un po' quello, no? È un ricreare un nuovo equilibrio, io sento anche proprio a livello familiare. Amici del cancro, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi oppure condividere il video e se per caso volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio come sempre del vostro tempo, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Nei vostri sogni stavo dicendo, chissà perché. Va bene, a presto. Ciao ciao.